Ciao amici e amiche del segno dei pesci, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di luglio. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarlo col vostro ascendente. Insieme andremo a scoprire il vostro arcano, l'energia a livello personale, poi vedremo l'amore, coppia single, il lavoro e le finanze e i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Vi ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese, nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. E in descrizione trovate i link per vedere meglio i mazzi usati nella lettura con le recensioni e i link per acquistarli. E adesso procediamo facendo un piccolo passettino indietro per capire dove ci eravamo lasciati e quindi anche comprendere meglio l'energia successiva. Voi avevate l'imperatore, una carta di ordine, di potere, di costruzione, ci può permettere di aver maggior controllo di noi stessi, delle nostre azioni e portare stabilità, mantenere anche dei risultati che abbiamo ottenuto. Poi indica anche la capacità di trovare delle soluzioni concrete, di prendere delle decisioni importanti, di proteggerci e di mantenere dei confini intorno a noi che siano proprio ben stabili e protettivi. Protettivi, questa è una parola secondo me molto giusta e che è adatta proprio all'energia dell'imperatore. E adesso procediamo con il vostro prossimo arcano, quello del mese di luglio. Vi ricordo che trovate la stessa carta che andrò ad estrarre verso la fine del video, cioè la schermata finale, potete fare uno screenshot e tenerla con voi, meglio ancora se avete un vostro mazzo di tarocchi e potete estrarre questa carta. E vediamo qual è. Troviamo la carta della ruota, ci può parlare di un mese dove le energie possono essere abbastanza altalenanti, quindi dobbiamo farci trovare pronti. È un'energia ambivalente, proprio per questo può portare delle opportunità da cogliere, dei cambiamenti significativi, delle soluzioni, dei progressi, degli eventi favorevoli. Ricordo che essendo un'energia abbastanza instabile, magari ci possono essere degli imprevisti, forse un blocco di alcune situazioni che dobbiamo comunque prepararci a sbloccare. Dobbiamo fare anche attenzione alla dispersione di energia, quindi di non fare tante troppe cose contemporaneamente e soprattutto di aiutarci a gestire meglio anche i tempi di quello che facciamo e di quelli che sono appunto i nostri impegni che ci siamo prefissati. Si può chiudere una fase della nostra vita, di una situazione e per accompagnarci verso un nuovo inizio. Questo è il vostro arcano del mese di luglio. Vediamo come si riflette nei vari ambiti. Partiamo proprio dalle energie personali, dove troviamo il 9 di bastoni. All'inizio forse abbiamo bisogno di confrontarci con un qualcosa che magari stiamo lasciando andare, siccome indica la difesa, la guardia, la vigilanza, quindi siamo in questa fase di osservazione. Questa ci permette di mantenere e stabilire i nostri confini. Forse, come abbiamo visto precedentemente, c'è ancora quell'energia dell'imperatore, perché abbiamo bisogno di proteggere le nostre energie, di proteggerci nei confronti di qualcuno, oppure abbiamo bisogno proprio di pazientare e riflettere su un qualcosa di importante. Magari ci stiamo preparando per una sfida o superare una fase di blocco o anche per nuovi percorsi, nuove idee che vogliamo realizzare. Qui ritroviamo la carta della ruota e che è proprio la vostra
energia principale. Il fatto che si riflette anche in queste circostanze delle vostre stesse energie vuol dire che abbiamo la possibilità di girare la ruota a nostro vantaggio. Spesso si tratta anche di volontà e come cercare, cogliere, è vero, delle opportunità che abbiamo davanti a noi. Se queste opportunità non arrivano, allora possiamo cercare noi di metterci in moto e questo è il momento giusto, come vi dicevo, soprattutto per andare a chiudere delle situazioni e portarci verso un nuovo inizio. E magari proprio nella parte centrale del mese che ci può essere più fermento, possibilità di cambiamento e di imprevisti. Alla fine il 7 di bastoni ci porta in una fase di opposizione, ostacolo. In che senso? Magari ci sono delle cose che dobbiamo superare, abbiamo la capacità di farlo? Assolutamente sì, soprattutto abbiamo bisogno di difenderci. Spesso è associato a uno scontro, a un conflitto, può anche essere che magari dobbiamo affrontare qualcosa del genere nei confronti di qualcuno, oppure potrebbe esserci magari un conflitto, una discussione e quindi in realtà possiamo pensare bene se accogliere questa sfida, questo conflitto o cercare appunto, come vi dicevo, proprio di non disperdere le nostre energie e mantenere la concentrazione solo sulle cose più importanti. E adesso procediamo con l'ambito amore e sentimenti. Quello che mi viene da dire vedendo proprio tutte le vostre energie, che può essere un mese, di grandi cambiamenti, ovviamente funziona tantissimo quello che desideriamo e la nostra volontà, e soprattutto vedendo alcune carte, meglio proteggere questa volontà e questa possibilità, perché altrimenti rischiamo o di perdere delle occasioni importanti o rischiamo di andare a concentrarci su cose che forse non ci servono e che ci mantengono lontano da quello che sono da quelli che sono i nostri obiettivi. Per quanto riguarda amore, coppia single, ovviamente io consiglio di ascoltare perché alcune cose possono fare riferimento, anche se desiderate andare oltre l'amore e quindi scoprire qualcosa delle relazioni più importanti di amicizia e famiglia, quindi dovete adattare queste indicazioni a quello che state vivendo. Troviamo l'appeso, l'asso di bastoni e la carta del diavoletto. Come vedete sono energie molto intense, da un lato abbiamo proprio anche la dominanza di carte legate al fuoco, quindi dei bastoni. La parte iniziale, ecco, come vedete risuona l'alternanza della luna, energie contrastanti di un inizio un po' spento, una fase di sospensione, di blocco. Necessariamente non è una carta negativa, ma può indicare una pausa, dove si valutano alcune cose di un legame, nuove prospettive, dove forse ci si deve un po' adattare ad alcune circostanze esterne. Quindi se sappiamo che le nostre energie, i nostri impegni, le nostre cose sono votati a qualcosa di esterno importante o questioni di famiglia, allora sappiamo che potrebbe esserci una fase del genere, ma non negativa, e che si riaccende sia l'intraprendenza, può essere la passione, l'ispirazione verso nuovi progetti, nuove idee con questo asso di bastoni. E poi abbiamo il diavolo. Che cosa vuole dire? Consiglio, visto che è una lettura generica, di cogliere la parte più stimolante, più attiva della carta del diavolo. E cosa ci consiglia questa carta? Ci sta dicendo di
liberarci dalle catene, ascoltare la passione, l'istintività, l'attrazione, concederci una piccola tentazione, trasgressione, un qualcosa da vivere liberamente, altrimenti rimaniamo bloccati e non riusciamo, come vi dicevo, a sfruttare delle opportunità, delle occasioni che invece possono essere abbastanza stimolanti e positive per voi. Per i single, ovviamente, io considero per le coppie e relazioni più importanti quelle che sono delle situazioni positive o complesse ma in fase di miglioramento. È ovvio che se state già vivendo da parecchio tempo delle criticità e delle difficoltà, allora queste vanno viste un po' in un'accezione negativa e quindi con blocchi, limitazioni, che se ci sono anche delle opportunità di miglioramento potrebbero non essere accolte. Come vi dicevo, per i single troviamo una fase e una maggiore concentrazione a se stessi, alle cose personali. Non vi posso nascondere che l'eremita indica una fase di solitudine, però allo stesso tempo anche di ricerca. Quindi cosa può esserci? Soprattutto all'inizio del mese il 7 di bastoni, che si riferisce anche a una vostra energia, vuol dire superare probabilmente delle vecchie situazioni e quindi avete bisogno un po' di proteggervi, di tener distante qualcuno. Se vi trovate in difficoltà, magari sono proprio le carte stesse che stanno dicendo e vi stanno consigliando di adottare queste strategie, perché un altro significato ovviamente anche della carta della ruota indica incontri sia nuovi, soprattutto anche vecchi, possibili ritorni, risentire, rivedere una persona del passato, e allora forse è proprio qui che dobbiamo fare attenzione e proteggere i nostri spazi e il nostro benessere, quindi prenderci cura di noi stessi. Non vuol dire che non ci sia nessuno, anzi, cioè se state frequentando una persona magari ci sono alti e bassi in questa fase, può non essere negativa perché magari in una fase iniziale di conoscenza, magari vi preoccupate anche dei vostri spazi e delle cose che avete già organizzato magari per conto vostro. Se non c'è proprio nessuno, come vi dicevo, c'è proprio una fase di concentrazione, non del tutto negativa, cioè se volete solitudine, se al momento non volete nessuno, magari potete anche concedervi un'avventura, una circostanza, se lo desiderate, ovviamente. Altrimenti questa può indicare una nuova fase di ricerca dove c'è la chiusura, il lasciare andare il passato e mettervi in una fase molto più positiva. Con la regina di denari, in realtà, essendo una stesura generica, non ha a che fare necessariamente con uomo-donna, vuol dire magari conoscere una persona che potrebbe essere abbastanza interessante. E adesso procediamo con la parte dedicata al lavoro e alle finanze. Troviamo l'imperatrice, fase di evoluzione e di crescita, magari anche di progetti e di cose che state portando avanti da un po' di tempo, può indicare anche una fase di soddisfazione, perché sapete che anche se magari dovete aspettare per avere maggior gratificazioni e risultati, sapete comunque di essere nel percorso giusto. Se non lo sapete, allora questa carta in qualche modo vi sta informando di questo. Poi c'è anche il 6 di bastoni che sottolinea un successo, sottolinea proprio soddisfazione e apprezzamento, quello che si può ottenere anche dalle persone che ci circondano. E poi abbiamo la stella. Questo è importante che ci sia perché non solo indica speranza, indica anche dei propositi, delle idee e ci permette di guardare lontano. Vuol dire che quello che penserete, quello che valutate di fare e incominciate a programmare e anche gettare qualche semino in questo momento, soprattutto verso la fine del mese, ha buone probabilità di realizzarsi nel prossimo futuro. Quindi consiglio proprio di proiettare in avanti
delle aspirazioni, dei desideri e dei sogni da realizzare. Anche se state valutando degli investimenti, se state valutando altri progetti, altre cose, o anche proprio vi sta dicendo che c'è realizzazione di cose che state portando avanti. Per chi vuole fare grandi cambiamenti o chi è alla ricerca di lavoro, come vedete qui c'è un po' questo diavoletto che indica un una specie di blocco, di chiusura e, può essere per situazioni esterne che non dipendono dalla vostra volontà, ma che, potete superare. Dico sempre che e sottolineo il fatto che è una stesura generica e quindi dipende tantissimo da cosa rappresenta per voi questa carta. Cioè se sono situazioni esterne che sapete che magari dovete aspettare, trovare il momento giusto per rimettervi, in moto e quindi approfittare per raccogliere informazioni, fare ordine, ripulire un po' le vostre stesse energie e anche il vostro percorso di ricerca per fare appunto dei cambiamenti importanti, oppure se è proprio un blocco interiore, se avete paura, dubbi, incertezze, se vi sentite proprio limitati, soffocati da alcune circostanze, allora queste carte vi stanno dicendo che è arrivato il momento giusto per valutare effettivamente che cosa, desiderate e quindi liberarvi di queste limitazioni e concentrarvi solo su di voi e solo sulle cose più importanti. E adesso infine andiamo a scoprire quali sono i segni zodiacali da attenzionare nel vostro mese. Troviamo Nettuno che si riferisce ai pesci, proprio al vostro segno, poi troviamo il Cancro e infine il Sole che si riferisce al Leone. Questi sono i segni principali, gli altri che non sono usciti non vuol dire che non avrete a che fare con le altre persone, è che questi sono quelli determinanti che possono essere sia persone già presenti sia anche nuove conoscenze. Essendo un oracolo astrologico, le indicazioni principali consigliano di fare attenzione magari a persone che possono essere particolarmente egocentriche, fare attenzione anche all'espressione, si può essere ovviamente aperti, positivi e quindi c'è una fase di crescita anche in questo ambito, soprattutto delle comunicazioni e delle conoscenze, però ovviamente di fare attenzione ad alcune persone che magari, come abbiamo visto anche dalle vostre stesse energie, possono confondervi, con i loro atteggiamenti, poco chiari, forse anche un po' ostili. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di luglio. Ciao!